Gouais Blanc è un vitigno quasi sconosciuto, ma in realtà ha svolto un ruolo fondamentale insieme al Pinot Noir, perché è stata dalla loro unione che nel Medioevo nasce lo Chardonnay, o Pinot Chardonnay, come era chiamato in Borgogna, perché di fatto la Borgogna è la casa di questo vitigno considerato internazionale, ma che qui trova la sua massima espressione. Oggi lo Chardonnay è allevato, coltivato in tutto il mondo. In India, per esempio, si ottengono dei buoni Chardonnay molto speziati. Andiamo negli Stati Uniti, in Australia, fino alla Cina e tutta l'Europa. Ma di fatto lo Chardonnay raggiunge la sua massima espressione, il suo massimo livello qualitativo su suoli che sono argillosi, calcarei e marnosi, in equilibrio e in luoghi freddi. Quindi non ama il caldo, nonostante spesso e volentieri andiamo a coltivare e allevare lo Chardonnay anche in territori molto molto caldi come per esempio il sud Italia. Lì si tendono ad avere dei sentori un po' più di frutto maturo, quasi di frutta esotica, ma non è la vera caratteristica dello Chardonnay. Lo Chardonnay trova la sua casa principale in Borgogna, poi piano piano sale e si espande anche in Champagne, dove ovviamente dimostra la sua eleganza all'interno dei Blanc de Blanc. Ma tornando in Borgogna lo troviamo più o meno in tutto il territorio, andando dallo Chablisien, quindi siamo nella parte nord, nella Côte d'Or, specialmente nella Côte de Beaune, dove trova la sua massima espressione nel cosiddetto triangolo d'oro, fino però a arrivare al Mâconnais, la parte finale, la parte che si avvicina piano piano verso il Beaujolais e quindi inizia a guardare il Rodano addirittura. Ecco, nell'ultima parte troviamo forse le produzioni più grandi come dimensione perché troviamo più continuità territoriale. Dobbiamo considerare che lo Chardonnay copre circa il 50% della superficie vitata della Borgogna. Quando parliamo di vini regionali in appellazione Borgogna, Borgogna quando è rosso non viene neanche indicato in etichetta, ma quando è bianco si intende ovviamente che sia a base Chardonnay. Tanto è la forza e l'importanza di questo vitigno. Prediligendo un suolo in equilibrio e comunque una temperatura più fredda o con il classico sistema di classificazione dei cru tipico della Borgogna, difficilmente troveremo la sua grande espressione verso valle, ma tenderemo sempre a trovarlo nella penultima fascia collinare, quindi non quella vicino ai boschi, ma quella ovviamente con la migliore esposizione. Nella côte la troveremo quasi sempre esposta a sinistra. Se parliamo delle grandi espressioni di Borgogna ci viene subito in mente il mondo dello Chablis, dove troviamo il Petit Chablis che è un'espressione molto beverina, più rapida, immediata, e poi iniziamo a salire appunto con lo Chablis, con il Premier Cru e il Grand Cru, dove andremo a trovare anche grandissima profondità e complessità. In questi vini tendiamo comunque ad avere grande scorrevolezza, mentre se scendiamo e andiamo verso la Côte d'Or, specialmente nella Côte de Beaune, troviamo delle espressioni che sono un po' più burrose, un po' più ampie, dove la complessità svolge il ruolo fondamentale, quindi anche l'aspetto aromatico diventa veramente importante e imponente, il sorso diventa avvolgente per vini che hanno la capacità, per esempio nella zona di Meursault oppure di Poligny-Montrachet, di andare a resistere anche ai colpi inferti dal tempo. Sorsi lunghissimi, vini quasi gastronomici da abbinamento, ma che possiamo comunque apprezzare anche a calice senza necessariamente dover essere seduti ad un tavolo. Aosì, Borgogna Aligoté. Fa riferimento ad uno dei vitigni più antichi della regione, appunto l'Aligoté, che per molto tempo è stato quasi non utilizzato e quando compariva soltanto in blend. Pensate che solo il 5% del territorio vitato della Borgogna oggi è allevato ad Aligoté, ma piano piano si sta riscoprendo, anche grazie a un movimento di vignaioli un po' più giovani che stanno riscoprendo attraverso il lavoro spesso biologico, biodinamico e naturale quelli che sono i vitigni classici e tradizionali della Borgogna. È un vitigno un po' in contrapposizione con quello che è il mondo Chardonnay. Lo è già
nell'uva, nel grappolo. Abbiamo delle tendenze che vanno verso il giallo verdolino, piuttosto che questo bel giallo dorato che ci fa pensare immediatamente ad una maturazione perfetta, dei vini ricchi e generosi. Le caratteristiche della Ligotè sono però di bilanciare alla perfezione lo Chardonnay. La Ligotè tende a dare vini freschi, immediati, rapidi, non necessariamente dalla grandissima persistenza, ma perfetti anche in abbinamento con le crudité di pesce. Abbiamo al naso dei sentori che richiamano addirittura l'alloro, quindi dei sentori un po' verdi, dei sentori che virano verso l'erbaceo, verso il minerale. In bocca richiama l'agrume, quindi grandissima acidità, grandissima freschezza, grandissima piacevolezza. Un vitigno scomparso, relegato quasi esclusivamente al ruolo di comprimario nei blend. Ma ci sono giovani tipo Olivier e Alice Demour che hanno deciso, con il loro approccio naturale, di valorizzare al massimo alcuni vitigni in disuso. Nella denominazione Saint-Brie, per dire, hanno valorizzato addirittura il Sauvignon Blanc, perché anche se pensiamo che il Sauvignon appartenga soltanto al mondo di Bordeaux, lo troviamo anche in Borgogna. Questo per farvi capire quanto in realtà è complessa la regione, anche se noi tendiamo a dividerla in due vitigni principali, Pinot Noir per i rossi e Chardonnay per i bianchi. Ecco, il lavoro che loro hanno fatto sulla Ligotè, andandolo a lavorare in purezza, è un lavoro di pulizia, un lavoro di immediatezza, di trasparenza. La Ligotè non si presta fino in fondo al passaggio in legno, tende a essere un po' magro, un po' esile e quindi ad essere sopraffatto da quelle che sono le caratteristiche proprie della tostatura, quelli che sono gli aromi che vengono conferiti appunto dal legno. In più la componente leggermente tannica che la barrique può donare alla Ligotè tendono a portare verso una tendenza amaricante, spesso non completamente piacevole. Questo è un vitigno quindi che si presta per essere immediato, per essere quasi estivo, servito anche a temperature leggermente più fredde rispetto a quelle previste generalmente per i bianchi di Borgogna. A testimoniare l'origine romana della viticoltura in Borgogna troviamo un vitigno denominato César. César ovviamente è un omaggio a Giulio Cesare ed è uno dei vitigni in assoluto più antichi che potremmo trovare in Borgogna. Oggi ricopre neanche l'1% della superficie vitata. Considerate che gli ettari totali non sono neanche 5 e si concentrano tutti nel dipartimento della Lyon, ma questa è proprio la patria del rosso per eccellenza. Considerate che il César non è più molto diffuso perché se è vero che il Pinot Noir è capriccioso, il César lo è ulteriormente, molto di più. Tende ad avere problemi di maturazione, ad avere una maturazione abbastanza tardiva, a non sopportare bene gli sbalzi termici nell'arco di pochi giorni. Quindi è un vitigno che non si presta sicuramente alla viticoltura moderna. È un vitigno che può regalare grande concentrazione, grande colore, anche grandi aromi di frutta matura come prugne. Veniva utilizzato per cercare di dare un po' più di colore al Pinot Noir, quindi era un cosiddetto complementare. Oggi sono pochissimi i produttori che sfidano il César cercando di portarlo alla corretta maturazione per andare a fare dei vini in purezza, quindi dei 100% César. Tra questi non possiamo non citare Nicolas Vautier di Vini Viti Vinci, un'azienda di vino naturale che ha saputo fare una produzione di pochissime bottiglie. Siamo a Irancy, 315 abitanti e quindi tutti conoscono ovviamente Nicolas, per la missione che si è dato, quella di far conoscere questo territorio famoso per i vini bianchi, per i vini rossi, comunque lavora anche sul Pinot Noir. Ecco, Nicolas è un personaggio molto particolare perché ha aperto, è stato l'artefice di uno dei wine bar più famosi di Francia, specializzato sui vini naturali, salvo poi venderlo e con i soldi messi da parte aprirsi l'azienda vitivinicola. Prima di fare questo, però, ha passato diversi anni a lavorare con Pacalé, quindi ha compreso i segreti della Borgogna, grazie alla sua grandissima conoscenza anche del vino naturale, maturata dall'aver lavorato negli Stati Uniti, dall'aver lavorato in altri paesi, è riuscito appunto a costruirsi un immaginario, un'idea, una voglia veramente importante e profonda. E questo l'ha portato a lavorare sul César.
Sono poche centinaia le bottiglie che riesce a portare ogni anno a compimento, anche perché non riesce a utilizzare tutta l'uva che fa nel piccolissimo vigneto di César. Per lui è più una missione che un approccio commerciale. Ma oggi abbiamo a testimoniare questo vitigno e la grandezza di Rancy, Nicolas. Dall'incrocio naturale tra Gouais Blanc e Pinot Noir nasce uno dei vitigni più famosi del momento, ovvero il Gamay. Siamo in un periodo pre-medioevo, quindi siamo veramente nell'antichità. E il Gamay nasce proprio nel paese di Gamay, nel cuore della Borgogna, ed è stato per secoli uno dei vitigni più diffusi della regione. Per tanto tempo poi bistrattato, tant'è che Filippo l'Ardito, duca di Borgogna, nel 1300 decide di farlo espiantare completamente, non ritenendolo all'altezza dei grandi vini di Borgogna, e lo relega in qualche modo nel Beaujolais. Ma cerchiamo di capire il perché avviene ciò. Il Gamay intanto è un'uva estremamente colorante, quindi i vini ottenuti da questo vitigno si riconoscono già per intensità di colore, però tende ad avere in realtà dei tannini molto delicati, non ha una carica tannica molto importante, molto imponente e un'acidità molto spiccata. Quindi da vini che tendenzialmente non tendono facilmente all'equilibrio e soprattutto a durare nel tempo. È un vitigno inoltre molto difficile perché è estremamente precoce. Dovete considerare quindi il clima della Borgogna, soprattutto al tempo, nel Medioevo, quando le temperature erano ancora più rigide rispetto a oggi. Soprattutto nel nord della Borgogna le gelate erano abbastanza frequenti e non era semplice avere a che fare con un vitigno precoce, tant'è che il Gamay fiorisce e germoglia anche molto precocemente, ma tende anche a maturare molto presto. Quindi i risultati non erano mai estremamente favorevoli rispetto a quella che era appunto l'idea che il duca aveva in funzione della qualità che la Borgogna doveva necessariamente esprimere. È però un vitigno estremamente generoso, tende soprattutto su suoli calcarei ad avere una iperproduttività. Per fare qualità con il Gamay però dobbiamo abbassare tantissimo le rese. Predilige i terreni più solidi, predilige il granito rosa per esempio, e lì tende invece a portare in evidenza e a marcare tantissimo con la sua eleganza e con la sua finezza. Oggi vanno vini molto più freschi, più immediati, non necessariamente dal lungo invecchiamento. Tant'è che è stata istituita l'AOC Bourgogne Gamay. Gamay quindi in Borgogna oggi sta piano piano tornando, nonostante le superfici vitate siano veramente una percentuale piccolissima del totale della regione. Però sta uscendo fuori non soltanto in blend, ma appunto anche quasi in totale purezza. Dobbiamo considerare che essere stato relegato al Beaujolais è stato per un po' il successo di questo vitigno, anche se poi negli anni '80 con la nascita del Beaujolais Nouveau, quindi del cosiddetto Beaujolais in versione novella, il Gamay quindi di pronta beva con la macerazione carbonica, fruttato, floreale, facilissimo da bere, un po' abboccato, quindi anche con un po' di residuo zuccherino, ha contraddistinto una percezione della qualità del Gamay molto bassa in tutto il mondo, nonostante poi l'industria vitivinicola sia riuscita a esportare questo vino ovunque. Pensate che anche in Italia ne abbiamo consumato veramente tanto, nonostante con l'inizio del nuovo secolo i consumi siano calati di quasi 2/3. Questo Beaujolais Nouveau ha offuscato quello che era il potenziale del Gamay. Tant'è che in Beaujolais abbiamo comunque addirittura 10 cru, andando da Morgon fino a Moulin-à-Vent, con caratteristiche differenti. Abbiamo più finezza al nord, quindi verso Morgon, e abbiamo un po' più di abbondanza di frutto nella parte bassa. E dobbiamo anche considerare che il Gamay non tende ad avere grande rapporto con il legno. È un vitigno che vuole esprimersi molto spesso direttamente sul frutto. È stato utilizzato in blend per colorare anche i vini un po' sparsi per le altre regioni della Francia, ma non soltanto la Francia, ma anche altre nazioni. Tant'è che spesso con il nome Gamay nascondiamo in realtà altri tipi di vitigno.
Ne è un esempio il gamay del Trasimeno in Italia, in Umbria, dove in realtà stiamo parlando di una Grenache, ma veniva utilizzato storicamente per andare a colorare il Sangiovese ed altri vitigni autoctoni. Oppure se andiamo nella Mitteleuropa e nell'Europa orientale troviamo il Blaufränkisch, che per molto tempo si è pensato fosse di fatto un gamay, ma non lo è assolutamente. Ecco, tutti questi vitigni tendono di solito ad avere la polpa leggermente rosa perché hanno questa capacità colorante molto forte. Il gamay però in realtà il suo vero nome sarebbe Gamay Noir Jus à Blanc, perché nel momento in cui andiamo ad estrarre senza contatto sulle bucce, effettivamente il succo che otteniamo è proprio chiaro, bianco, quindi la polpa è chiarissima ed è in questo modo che andiamo appunto a riconoscerlo. Oggi il gamay viene utilizzato abbondantemente anche al fuori dal Beaujolais e sta riconquistando piano piano la Borgogna. Abbiamo per esempio l'azienda Latour che ha questa visione del gamay con brevissimi passaggi in legno, cercando di dare anche un po' più di profondità, ma esaltando il frutto, perché comunque in Borgogna ricordiamoci che i suoli tendono a essere ricchi di calcare, di gesso, di marne, ovvero quelle componenti che poi danno al gamay ampiezza, profondità, ma molto legata al frutto e tendono a portare via un po' di eleganza. Con la famiglia Latour invece dal 2011, quando è stata reintrodotta la AOC legata al gamay in Borgogna, hanno creduto in questa progettualità, cercando di valorizzarlo al massimo. La bella freschezza che ritroviamo sempre al palato è estremamente moderna e contemporanea. L'aspetto di frutto ci permette di avere un vino immediato, piacevole anche al naso, con un passaggio in legno breve, perché ripeto, il gamay tende a non amare particolarmente e a non riuscire ad assorbire quelli che sono i tannini del legno, ma anche l'aspetto organolettico. Quindi un passaggio in legno breve permette però al gamay di esprimersi al massimo grazie al contatto con l'ossigeno. La famiglia Latour, che ha comunque circa 50 ettari di vigna sparsi un po' in tutta la Borgogna, soprattutto a Grand Cru e Premier Cru, se ha creduto fino in fondo in questo vitigno vuol dire che effettivamente ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni una sua grande rivalutazione in tutta la Borgogna. Sfido chiunque a dire che non ha una passione per il Pinot Noir o che almeno non identifica la Borgogna immediatamente con questo vitigno. Ecco, il Pinot Noir è stato l'ambasciatore di questa regione nel mondo per tantissimo tempo. Già prima dei Romani lo si allevava, quindi è veramente un vitigno autoctono. Lo troviamo soprattutto nella parte più a nord, non nell'estremo nord per intendersi, ma lo troviamo nella cosiddetta Côte d'Or. Nella parte settentrionale, soprattutto nella Côte de Nuits, riusciamo ad avere delle espressioni di una finezza e di un'eleganza incredibile. Ma il Pinot Noir è un vitigno estremamente capriccioso. È un vitigno che non ama i climi temperati, odia i climi caldi. Perché? Perché ha una finestra di maturazione estremamente ristretta e questa finestra si allarga con dei climi un po' più continentali, un po' più freddi. Tende a preferire poi dei terreni argilloso-calcarei con componenti di marne, mentre odia i suoli un po' più compatti, quelli granitici per intenderci, che troviamo sulla parte sud della Borgogna. Il Pinot Noir tende a non concentrare molto gli antociani in buccia, quindi teme anche tantissimo la grande esposizione al sole. È anche per questo che non ama i climi caldi, dove ci sono troppe ore appunto di luce. Tende comunque ad amare la capacità del clima, del territorio, ad avere delle temperature costanti, mai grandi sbalzi tra una stagione e l'altra, quindi cerca di adeguarsi a dei territori appunto meno soggetti alla stagionalità e trova nella parte nord della Borgogna la sua casa prediletta. Spesso e volentieri i vigneti sono comunque vigneti bassi, perché a volte il clima diventa anche un po' troppo rigido, seppur può tirar fuori la grande eleganza di questo vitigno. Però cercando di essere il più vicino possibile al suolo riusciamo comunque ad avere anche questo tipo di vantaggio. Non di rado addirittura i cosiddetti clos, quindi i muretti che chiudono delle porzioni di vigna, possono avere un beneficio in termini di temperatura, trattenendo un po' i raggi del sole e rilasciandoli durante la notte. Ama l'escursione termica tra il giorno e la notte perché comunque va a fissare l'aspetto organolettico,
ma nel vino si traduce il Pinot Noir, il grande Pinot Noir, in estrema finezza e eleganza a livello organolettico, ma raramente grandissima complessità. Non è questo l'obiettivo che ci andiamo a porre. Nei Grand Cru riesce veramente a raggiungere dei livelli di eleganza unici. Il sorso diventa profondo, lunghissimo, con un tannino composto, elegante e una grande freschezza. Pensate che un ettaro di Grand Cru a Pinot Noir oggi in Borgogna costa dai 8 ai 10 milioni di euro e la produttività di una porzione di vigna di questo tipo è ovviamente molto bassa. Non meraviglia che alcune delle bottiglie di Romane Conti vengano battute anche a 4-5 mila euro appunto a collo. Sono prezzi importanti, ma giustificano anche tutto il lavoro che viene fatto per cercare di preservare la grandissima qualità che il Pinot Noir può esprimere. Dicevamo un vitigno difficile che va assecondato, un vitigno che tradizionalmente ama anche la vinificazione con i raspi e non disdegna l'affinamento in legno. Quindi tende comunque ad avere già di base un buon tannino, fine, elegante, e riesce ad integrarsi alla perfezione anche con il tannino dei raspi, quando il gioco con l'ossigeno l'ha già un po' ammorbidito, e il tannino anche che il legno può conferire. Non teme l'invecchiamento, anche se è difficile determinare l'età di un Pinot Noir soltanto guardando il colore del vino, proprio perché la parte colorante, la parte di antociani non è la parte fondamentale di questo vino. Quando parliamo di Borgogna non possiamo appunto non parlare di Pinot Noir. Abbiamo una serie di interpreti che nel tempo l'hanno veramente valorizzato al massimo. Un interprete più contemporaneo, moderno, che sul finire dello scorso secolo è riuscito a dare un'interpretazione anche nuova, se vogliamo, del Pinot Noir è sicuramente Sylvain Pataille. Non viene da una famiglia di viticoltori, non viene da una famiglia storica, nonostante il nonno avesse qualcosa come neanche mezzo ettaro di Gamay e Aligoté, quindi due vitigni popolani più che popolari per quanto riguarda la Borgogna, dato che i due nobili sono appunto il Pinot Noir e lo Chardonnay. Ma Sylvain si è appassionato piano piano al mondo del vino, tant'è che nel periodo delle superiori è diventato tecnico agronomo, per poi specializzarsi alla scuola di enologia di Bordeaux. Da qui è nato un percorso che l'ha portato finalmente nel 99 ad avere i suoi primi 2 ettari di vigna. Siamo a Marzannay, quindi uno dei village che permette, tra l'altro, come AOC, come denominazione, di andare a lavorare sulle 3 colorazioni del vino di Borgogna, ovvero sul rosso, stiamo parlando di Pinot Noir, il rosato, ma anche la versione bianca, quindi a Chardonnay. Il lavoro di Pataglio è un lavoro fatto in modo naturale, cerca di valorizzare quello che ha in vigna. Ha ripreso proprio l'approccio tradizionale di non intervenire. Addirittura in cantina non utilizza solforosa, però utilizza i raspi che permettono, grazie anche alla componente di tannini, di non avere necessità di utilizzare additivi per far vivere il vino più a lungo. I passaggi in legno sono abbastanza lunghi perché tende a tenere tutti i vini almeno 2 anni in barricche, in botte piccola, cercando di farli evolvere il più possibile. I suoi vini sono veri, sinceri, eleganti, rappresentano anche quelle componenti a volte un po' sporche del Pinot Noir, che ci riportano quelle note un po' terrose, quelle note un po' anche di aia, ma ci sono poi quelle note estremamente fini, eleganti, che ci richiamano i piccoli frutti rossi e che poi al sorso si traduce in qualcosa di estremamente profondo, elegante, con un tannino presente, vero, ma mai aggressivo. Il lavoro che ha fatto Sylvain è un lavoro che molti giovani produttori oggi stanno portando avanti, ma la cosa che lo ha reso unico è il fatto di non aver avuto prima di lui generazioni di produttori di vino e quindi di essersi creato da solo, di aver fatto un proprio percorso personale che oggi lo porta a essere uno dei produttori da tenere d'occhio.